In questa storia un uomo scopre che sua moglie lo tradisce con l'aiuto di un investigatore privato, il che lo porta a prendere provvedimenti. Non tutti possono permettersi di assumere un investigatore privato. Tuttavia, alcune persone hanno abbastanza soldi per pagare qualcuno che sorvegli il proprio coniuge, specialmente se sospettano che qualcosa non vada. Mi chiamo Derek, lavoro come elettricista e investo in attività locali. Sono anche un padre dedicato. Su carta, la mia vita sembra il risultato di un duro lavoro. Sono stato sposato per 12 anni con la donna che pensavo fosse la mia anima gemella e abbiamo una figlia energica di 8 anni che assomiglia a sua madre. Mia moglie, il cuore della nostra famiglia, gestisce una panetteria. Passa le sue giornate a cuocere pane e pasticcini. La nostra vita ad Asheville, North Carolina, sembrava perfetta fino a quando ho iniziato ad avere dubbi. Una sera, mia moglie è andata in farmacia, lasciando il suo telefono sul bancone della cucina. È allora che il telefono ha vibrato 1, 2, 5 volte. Non l'ho controllato per rispetto della sua privacy, ma qualcosa non andava. Avevamo sempre concordato di tenere i telefoni aperti perché ci fidavamo l'uno dell'altra. Eppure, il riconoscimento facciale e il codice di sblocco non funzionavano quando ho provato ad accendere il suo telefono. La sua reazione, quando ha visto che il telefono aveva vibrato, è stata un grande campanello d'allarme. Ha preso il telefono in fretta e ha agito nervosamente, cosa che non era da lei. Da quel momento la nostra relazione è cambiata. Le sue uscite serali con le amiche della panetteria, un tempo rare, sono diventate più frequenti. Faceva chiamate private e cambiava vestiti dopo il lavoro per uscire. Ho notato tutto. La vicinanza che condividevamo è svanita, la distanza è cresciuta sia fisicamente che emotivamente. Ho parlato con un amico che era appena passato attraverso un divorzio e mi ha detto che dovevo prendere sul serio questi segni. Dopo molte riflessioni, ho deciso di assumere un investigatore privato. Non è stata una scelta facile considerando nostra figlia e la vita che avevamo costruito, ma avevo bisogno di sapere la verità, altrimenti avrei continuato a chiedermelo. Assumere un investigatore privato sembrava strano, come una scena di un film. L'investigatore ha promesso di essere discreto ed efficiente. Gli ho chiesto di sorvegliare mia moglie dopo il lavoro, specialmente le sere in cui diceva di essere con i colleghi. L'indagine è stata difficile da sopportare. Ogni giorno senza notizie faceva correre la mia immaginazione. Quando l'investigatore privato ha finalmente chiamato, è stato sia un sollievo che uno shock. Le prove erano chiare. Mia moglie aveva una relazione. I filmati la mostravano passare da un partner all'altro. Andava ovunque con questi uomini, in hotel, baciandosi nelle auto di questi ragazzi e con un uomo in particolare passava molto più tempo rispetto agli altri. L'attradimento mi ha colpito duramente, scuotendo le fondamenta della nostra famiglia. Con le prove in mano ho visto un avvocato, il che sembrava irreale. Parlare di beni, custodia e delle potenziali conseguenze sembrava raccontare la storia di qualcun altro, ma era la mia vita e dovevo pianificare i miei prossimi passi. Le parole dell'avvocato sulla custodia e sugli alimenti mostravano che la legge non si preoccupava del dolore personale. L'infedeltà, a quanto pareva, era un problema personale, non legale. Con il cuore pesante ho iniziato a proteggere il mio futuro finanziario e, soprattutto, il benessere di mia figlia. La notte dopo aver visitato l'avvocato è stata una delle più lunghe della mia vita. Mentre giacevo accanto a mia moglie, non potevo credere che potesse mentire accanto a me dopo aver tradito. Il giorno seguente ho agito con metodo, lottando con il tumulto dentro di me. Ho cambiato la mia polizza di assicurazione sulla vita e ho aperto un nuovo conto bancario come risposta silenziosa al suo tradimento. Consegna dei documenti per il divorzio è sembrata l'ultima tappa per terminare il nostro matrimonio. La reazione di mia moglie è stata un misto di shock e incredulità, ma ero al lavoro e non l'ho vista. Le sue chiamate sono rimaste senza risposta mentre mi concentravo sul mantenere la normalità per mia figlia e il mio team. Fingere che tutto fosse normale a casa è diventata un'arte. La partenza di mia moglie, portando nostra figlia dai suoi genitori, mi ha lasciato con sentimenti contrastanti di sollievo e tristezza. L'udienza per il divorzio è stata senza eventi. La custodia condivisa è stata dolce amara,
Ma non pagare gli alimenti è stato un grande sollievo. Dividere i nostri beni è sembrato minore rispetto a perdere la mia famiglia. Le settimane dopo il divorzio hanno messo alla prova la mia forza. Coparentare con la donna che una volta amavo è stata una sfida quotidiana. La felicità di mia figlia è diventata la mia massima priorità. Sfortunatamente, la mia ex moglie ha cercato di rovinare la mia reputazione, il che mi ha molto disturbato. Mi ha dipinto come il cattivo, il che ha alimentato la mia rabbia. All'inizio avevo intenzione di ignorarlo, ma i pensieri di vendetta hanno preso il sopravvento sulla mia mente. La vendetta, che avevo sempre pensato fosse meschina, è diventata un modo per riprendermi la mia storia. Inviare i filmati alle nostre famiglie non è stato facile. Le conseguenze sono state immediate e intense, ma mentre le cose si stabilizzavano mi chiedevo se la mia vendetta avesse portato pace o più dolore. Riflettere sulle mie azioni e sulle scelte che mi hanno portato qui riempie le mie giornate. Le lezioni d'amore, tradimento e ricerca di giustizia sono ora parte di me, guidandomi verso un futuro in cui potrei fidarmi di nuovo. Poco dopo il divorzio, il mio investigatore privato ha scoperto che il partner dell'affare di mia moglie era sposato e sua moglie viveva in un altro stato. L'investigatore ha appreso che lei stava rimanendo indietro per risolvere alcune questioni legali con la loro casa e il suo lavoro prima di trasferirsi in North Carolina. Con queste informazioni ho inviato tutto durante la notte per informarla delle azioni di suo marito e del loro impatto sulla mia famiglia. Non ho mai ricevuto una risposta da lei. Qualche giorno dopo, mia ex suocera mi ha chiamato riguardo alla mia ex moglie. Sembrava seria. Ha detto che mia ex moglie aveva tentato di togliersi la vita e si trovava in ospedale. Le ho detto che avrei detto una preghiera per lei e lei ha iniziato a insultarmi, chiedendo più compassione. Ho urlato in risposta, dicendo che non dovevo fare nulla. Eravamo divorziati. Prima che potessi continuare, ha riattaccato. Volevo cambiare il mio numero immediatamente, ma la custodia condivisa me lo ha impedito. Circa un mese dopo, ho saputo che mia ex moglie si era ripresa dal suo tentativo e era tornata al lavoro. Mi ha mandato un messaggio dicendo che le mancavo, ma sono rimasto forte e non ho risposto, tranne per dire che avremmo parlato solo di nostra figlia. Mi dispiace che questo sia così lungo, ma volevo raccontare la mia storia. Non volevo postarla su Reddit, ma ho trovato il canale di Tony dove permette agli spettatori di condividere le loro storie. Nella maggior parte dei casi non hai bisogno di un investigatore privato. Se il tuo partner inizia a comportarsi in modo strano o qualcosa non va, fidati del tuo istinto. Segni sottili possono mostrare quando una relazione o un matrimonio sta fallendo. La vendetta non è sempre la risposta. Molte persone sprecano tempo con la vendetta quando possono semplicemente andare avanti e rimanere focalizzate sui loro obiettivi. Oh sì, credeteci o no, l'adulterio è un reato in alcuni stati, ma nessuno verrà perseguito per questo. E nel mio stato, la Florida, l'adulterio è punibile con una multa fino a $500 o con la reclusione fino a 60 giorni. In North Carolina è un reato di classe 2, punibile con fino a 60 giorni di carcere e una multa fino a $1.000. Ma guarda il Michigan. L'adulterio è un reato punibile con fino a 4 anni di prigione e ho una multa fino a $5.000.